Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Il mio nome è Patricia e oggi vi parlerò di come ottenere il permesso per guidare in Corea. Per poter guidare in Corea ci sono tre modi. Metodo numero 1, patente internazionale. La patente internazionale è un documento ufficiale che attesta che potete guidare anche all'estero. Viene rilasciata dalle autorità del vostro paese, di conseguenza dovete averla in mano prima di imbarcarvi per venire in Corea. La patente internazionale è un documento indicato per le persone che viaggiano e che vogliono allo stesso tempo guidare. In Corea con la patente internazionale potete tranquillamente noleggiare un'auto, tuttavia dovete ricordare di portarla sempre con voi in caso di ogni evenienza. Se invece non siete in Corea per turismo ma avete un visto di lunga durata, potete convertire la vostra patente. L'Italia rientra nella lista dei paesi che non richiedono l'esame di guida per poter convertire la patente. Di conseguenza è molto più semplice ottenerla rispetto a altri paesi. Il processo di conversione è molto veloce e anche molto semplice. Per la conversione dovete recarvi presso uno dei centri adibiti per il rilascio delle patenti. Tuttavia, prima di recarvi presso uno di questi centri, dovete prima andare in ambasciata. In ambasciata vi rilasceranno un documento ufficiale che attesta che la vostra patente è originale. Dopodiché, una volta ricevuto questo documento, che costa all'incirca 35.000 won, dovete recarvi presso il WU-Office, oppure potete andare online sul sito del governo e scaricare questo documento chiamato Certificate of Entry and Exit. Questo documento costa 2.000 won. Una volta ottenuti questi due documenti potete recarvi presso il centro per il rilascio delle patenti. Per convertire la vostra patente, oltre a questi due documenti, avete bisogno anche del passaporto, la vostra carta d'identità e la patente italiana. Una volta arrivati lì dovrete fare anche un test medico, un piccolo esame medico che costa 6.000 won. Controlleranno la vostra vista e vi chiederanno in linea generale se avete qualche malattia particolare. E poi dovrete fare una foto che poi verrà messa sulla vostra patente. La foto costa 10.000 won. Una volta fatti tutti questi step, il processo di conversione inizierà e durerà dai 10 ai 20 minuti. Una cosa importante che dovete tenere a mente è che quando convertite la vostra patente, loro tratterranno la vostra patente italiana. Perciò, se avete necessità di tornare in Italia, basta che vi recate di nuovo presso questo centro con il vostro passaporto, la vostra carta d'identità e la patente coreana e il biglietto aereo stampato e loro vi restituiranno la patente italiana. Se invece non avete conseguito la patente nemmeno in Italia e volete farla in Corea, potete farlo tranquillamente. Per fare la patente basta che vi recate presso una delle scuole guida oppure potete recarvi presso i centri che rilasciano le patenti. Come primo step dovete iscrivervi a un corso chiamato Traffic Safety Education che dura un'ora ed è un video sulla sicurezza stradale. Il video sarà in coreano, quindi se non parlate coreano o se volete i sottotitoli dovete comunicarlo prima di iscrivervi. Per iscrivervi basta la vostra carta d'identità. Una volta conclusa la lezione sulla sicurezza stradale dovete sottoporvi a un esame medico. Questo esame medico può essere fatto o in accademia, se l'accademia è abbastanza grande, oppure vi manderanno in ospedale. Questo esame costa 6.000 won e per farlo dovrete compilare un application form e portare la vostra carta d'identità. Una volta passato questo esame, potete fare l'esame scritto. L'esame scritto è composto da 40 domande e potete scegliere anche la lingua. Potete scegliere di farlo in coreano oppure in inglese, oppure ci sono anche vietnamita e cinese. Per poter accedere a questo test dovete compilare un application form, dovete portare con voi 3 foto in formato fototessera, dovete portare la vostra carta d'identità, un pennarello nero, di quelli che usano in Corea per fare i test, per annerire le caselline, e 10.000 won. Se non passate l'esame al primo colpo potete rifarlo dopo 3 giorni. Avete un totale di un anno per poter passare l'esame scritto. Se passate l'esame scritto vi faranno fare un test pratico all'interno di un percorso nel loro stabilimento. Questo test pratico è un test per capire se sai come è fatta un'auto, come accenderla, se sai inserire le marce, se sai attivare i tergicristalli per esempio, queste cose qua. E se passi questo test, che è un test a tempo, ti rilasciano il foglio rosa. Per ricevere il foglio rosa dovete pagare 4.000 won e dovete mostrare la vostra carta d'identità. Una volta ottenuto questo foglio rosa potete fare 10 ore di pratica e dopodiché potete passare all'esame pratico. Per fare l'esame pratico finale dovete pagare circa 25.000 won, dovete portare con voi il vostro foglio rosa, la vostra carta d'identità e dovete compilare un altro application form. Se passate l'esame pratico ovviamente vi rilasceranno una patente. Per ricevere la patente tuttavia dovete compilare un ulteriore application form, portare la vostra carta d'identità, il documento che attesta che avete passato l'esame e dovete pagare 8.000 won. In questo modo vi rilasceranno una patente oppure ve la potete fare spedire anche a casa, dipende dall'accademia. Questi erano i 3 metodi per poter guidare in Corea. Spero di esservi stata utile e di avervi fornito abbastanza informazioni. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti!